Amici, in questo video cerchiamo di analizzare quelle che sono le più grandi cazzate che si dicono sul mondo della Muay Thai. Prima di continuare, però, ti voglio ricordare che domani alla stessa ora di uscita di questo video ne uscirà un altro dove ti darò delle combinazioni di Muay Thai per studiare l'utilizzo del calcio frontale, colpo che abbiamo studiato dettagliatamente questa settimana. Se ti sei perso i video di questa settimana, vai indietro nel mio canale a cercarli e studiateli perché sono molto interessanti. Quindi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti subito al canale e attiva la campanella così non ti perdi né il prossimo video né quelli che usciranno in seguito. Ok? Sigla! Allora, qual è secondo me la cazzata più grande che gira attorno al nostro mondo? Il cavolo di condizionamento tibie. Sì ragazzi, colpire superfici dure non serve al condizionamento tibie. Non esiste un vero e proprio condizionamento tibie. Le tue tibie non diventano più dure, ok? E se si forma quel fatidico callo osseo, la tibia sta diventando più debole perché si frattura lì e il callo osseo va, diciamo, a cicatrizzare la cosa. Quando la tua tibia si romperà, perché potrebbe essere che in uno scontro con un'altra superficie dura la tua tibia si frattura, si va a rompere proprio in quel punto, perché in quel punto la tua tibia è più debole. Ok, quindi non metterti a prendere a calci alberi, a fare come faceva Buaccao per diventare virale, perché uno, non sei Buaccao, due, non diventerai mai virale prendendo a calci degli alberi. Ok, quindi fai il condizionamento tibio come va fatto. Come va fatto, ragazzi? Va fatto seguendo il classico allenamento da Muay Thai. Ho fatto decine di video su questo canale, recentemente ne ho rilasciato uno, te lo pinno qua sopra, vai a vederlo. Il condizionamento tibio è questo e va fatto in quella maniera. Allora, altra grossa cazzata che viene fatta e viene detta per quanto riguarda la Muay Thai, ragazzi, One Championship. Apriamo una parentesi gigante su One Championship. La Muay Thai che fanno a One, raga, non è Muay Thai, non giriamoci intorno. Non è che perché fai della kickboxing con l'utilizzo delle gomitate stai facendo la Muay Thai. Non stai preservando il patrimonio culturale della Muay Thai. Non fai fare la Ram Muay. Fai combattere sul 3x3. I ritmi del combattimento sono totalmente sfalsati perché chiami a fare Muay Thai atleti che fanno kickboxing. Quindi prendi thailandesi che fanno Muay Thai contro atleti che fanno kick e gli fai fare una disciplina che chiami Muay Thai ma che in realtà non è Muay Thai. Ragazzi, se voi guardate Muay Thai, scusatemi, One Championship e pensate di stare guardando Muay Thai, fate un grosso errore. Infatti, proprio oggi, nel momento in cui registro questo video, la Boxing Association of Thailand della Thailandia in realtà ha intentato una causa contro One Championship perché ha utilizzato impropriamente il nome della Muay Thai, nel senso che ha fatto fare promuove i combattimenti di One sotto il nome di Muay Thai senza fare effettivamente Muay Thai, perché non preserva il patrimonio culturale della nostra disciplina. Nei rituali, in tutto, fondamentalmente inutile girarci troppo attorno. A One non fanno Muay Thai. Poi ci sono altre, secondo me, organizzazioni che non rispettano i canoni della Muay Thai e non preservano il patrimonio culturale della Muay Thai. Anche Rajadam ultimamente con le RWS, secondo me non è che li ha rispettati poi così tanto, ha iniziato a far fare il 3x3, non lo so, a me sta un po' stretta sta cosa. Prima c'era il Super Champ, anche quelli non è che rispettavano alla grande, ripetiamo, il patrimonio culturale della Muay Thai. Ma perché proprio One? Perché One è un'occasione persa, ragazzi. One ha i soldi per poter rilanciare veramente la Muay Thai, ha, diciamo, tutte le carte in regola per poterla rilanciare. Purtroppo, diciamo che io la vedo un po' come un'occasione persa One Championship, ok? Ritorniamo all'allenamento, vediamo quali altre cazzate vengono fatte quando si parla di Muay Thai. Allora, il fatto di, ad esempio, non so se avete presente quando si vede qualche atleta con le mani alzate mentre fa gli addominali che il trainer gli dà i pugni sulla pancia. Quelle sono stupidaggini, ragazzi, non servono a niente, non serve prendere a pugni l'avversario mentre sta facendo un altro esercizio. Può sempre rientrare nella fase del condizionamento, ma il condizionamento non è questo, raga.
Come altra cazzata, mi viene in mente Trainer Guy quando ad esempio chiama Ipao e mentre chiama il calcio Ipao spazza l'atleta che si sta allenando. Anche quello, in una vera preparazione di Muay Thai non serve a niente che io ti tanto lo so che mi tiri il calcio, è ovvio che ti tiro sotto, è ovvio che se ti tiro sotto ti metto a terra, è un no sense e sono cazzate che non lo so come si può dire. Altra cazzata, ragazzi, grossa, che viene detta sul mondo della Muay Thai. Tony Jaa, Jean-Claude Van Damme, Thai Boxer. Raga, sono film, non c'è bisogno che arrivo io qua a dirvi che quello che vedete in televisione, che vedete nei film, non è quello che non può essere contestualizzato in un combattimento vero e proprio. Tralasciamo il discorso Tony Jaa, che comunque nei film, che premetto, io non ho mai visto i film di Tony Jaa, non sono un fan dei film da sport da combattimento, non ho mai visto neanche i film di Rocky, quindi potete capire. Però da quello che ho potuto vedere mi escono in continuazione i clip di Tony Jaa su Instagram, su YouTube, eccetera eccetera. Da quello che posso vedere, Tony Jaa nei suoi film comunque cerca di portare le tecniche della Muay Boran, però dovete distinguere che cos'è la Muay Boran da che cos'è la Muay Thai, cioè una parte tradizionale, quindi di portare in scena quello che è un patrimonio culturale. Oggi mi piace questa parola, patrimonio culturale, ok? Non sono cose che sono contestualizzabili sul ring, ok? Idem per quanto vale Kickboxer, i film di Van Damme, eccetera eccetera, con Tom Poe che tira i calci al cemento. Non so se era lui o se era Tom Poe che tirava i calci al cemento, ripeto, non ho visto neanche quel film, quindi distinguete quello che è il cinema da quella che è la Muay Thai. Lo so che sembra scontata da dire come cosa, però vi assicuro che mi arrivano messaggi dove dicono: Claudio, ma le tecniche di Tony Jaa sono fattuali sul ring? No raga, non sono fattuali sul ring, cioè nel senso, magari qualcosa può anche essere fattuale sul ring, ma stiamo parlando di un film, cioè è come dire: ma le cose che fa Tom Cruise in Top Gun sono fattuali? No raga, non sono fattuali, belle da vedere, ma cioè nel senso, ci capiamo? Altra cosa secondo me importante da sfatare è il mito dei pesi. Raga, allora, i pesi e l'allenamento fisico funzionale alla Muay Thai può servire se avete a disposizione tutto il giorno per allenarvi, se avete a disposizione tanto tempo per fare almeno due sessioni di allenamento al giorno. Se siete dei fighter professionisti, ma non fighter professionisti all'italiana. Cosa vuol dire fighter professionisti all'italiana? Che in Italia siamo tutti fighter professionisti, ma in realtà poi tutti fanno un altro lavoro. C'è chi lavora al supermercato, c'è chi fa il tassista, c'è chi lavora al bar. Cioè raga, non esistono veri fighter professionisti di Muay Thai in Italia, a parte 2 o 3 forse che combattono all'estero, lo fanno per davvero e ci possono campare, prendono delle borse importanti e non saprei neanche dirvi chi sono. Quindi, a meno che non abbiate il tempo di uno che lo fa per mestiere, avrete a disposizione sì o no 1 ora e mezza al giorno per allenarvi. In 1 ora e mezza al giorno non potete dedicare metà dell'allenamento a fare pesi, perché sennò tutta la parte tecnica della Muay Thai va a fare in culo, e quindi poi si vedono le oscenità sul ring, le oscenità che vediamo, perché la maggior parte dei fighter in Italia, piuttosto che dedicare il tempo giusto a studiare la tecnica, a lavorare quella che sarebbe il mondo della Muay Thai, dedica metà dell'allenamento alla preparazione fisica, al potenziamento fisico, funzionale, al lavoro coi pesi, che va bene, ci può stare, ripeto, se hai tanto tempo. Se no dovresti dedicarti solo all'allenamento, che già l'allenamento di Muay Thai di per sé è molto stressante a livello fisico ed è completo per performare a ottimi livelli, sicuramente ai livelli italiani. Quindi ragazzi, sfatiamo il mito che per diventare dei super campioni oppure dei campioni o comunque degli atleti forti di Muay Thai è necessario fare l'allenamento dei pesi. Ecco, io direi che questo video può terminare qua, che abbiamo fatto una bella decina di minuti di chiacchiere. Andate nei commenti a scrivere quali altre cazzate del mondo della Muay Thai vi hanno detto, vi sono state dette. Scrivetele nei commenti, ci facciamo 2 risate e buona, niente, vi saluto, ciao! Thank you very much.